Ti posso dire una cosa? Mi hai proprio rotto i coglioni! La prego, signora Pina, si contenga. Tuttavia, alla signora Pina io non posso dare tutti i torti, perché mi sono appena ricordato di una volta che da bambino i miei genitori mi hanno portato al circo, dove c'era un giocoliere che in realtà era un clown, ma io naturalmente non l'avevo capito, che ogni volta che lanciava in aria una pallina ne faceva cadere un'altra, e questa cosa mi faceva molto ridere. Ma mi fa molto meno ridere adesso perché quel giocoliere mi ricorda tanto la Microsoft. Perché? Beh, lo vediamo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. E partiamo subito con la prima pallina lanciata in aria da Microsoft, che ci porta una meravigliosa notizia. Andiamo a leggerla su Hardware Upgrade. Windows. Microsoft corregge i problemi alle VPN e una grave falla Zero Day già sfruttata. Ma fantastico! Continuando a leggere, leggiamo che in occasione del Patch Tuesday di maggio 2024, Microsoft ha rilasciato una serie di aggiornamenti per i propri sistemi operativi, e qui naturalmente si riferisce sia a Windows 10 che a Windows 11, risolvendo due gravi problemi che hanno afflitto gli utenti di Windows nelle scorse settimane. Da un lato, la casa di Redmond ha finalmente posto rimedio agli errori che causavano problemi di funzionamento nelle connessioni VPN. Dall'altro è stata corretta una falla Zero Day attivamente sfruttata per diffondere alcuni malware. E l'articolo termina, almeno per quanto ci concerne, chiarendo che la vicenda degli errori con le VPN aveva preso piede lo scorso aprile, quando numerosi utenti avevano segnalato difficoltà nel mantenere le connessioni VPN attive proprio dopo aver installato gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati in quel mese. Ma grazie allo zio Bill, il Patch Tuesday di maggio corregge le falle critiche sia su Windows 10 che su Windows 11. E quindi Microsoft ha presto confermato il disservizio, consigliando agli utenti di usufruire dei canali di supporto oppure di rimuovere temporaneamente i suoi stessi update tramite le procedure canoniche. Insomma, di eliminare la soluzione al problema precedente, perché questa soluzione era diventata essa stessa un problema. E infatti anche Hardware Upgrade concorda sul fatto che è una soluzione tampone che comportava il rischio di esporre i sistemi alle falle di sicurezza mitigate proprio in quel mese dagli aggiornamenti stessi. Con il Patch Tuesday di maggio comunque Microsoft ha finalmente risolto tutti quanti questi problemi, ivi ricompresi quelli sulle VPN. Anzi no, proprio 5 giorni dopo, Punto Informatico titola così: problemi con l'aggiornamento KB 5037771 per Windows 11. Ma non era l'aggiornamento che doveva risolvere i problemi causati dall'aggiornamento precedente fatto per risolvere degli altri problemi? Vabbè, continuiamo a leggere. Uno dei problemi è quello lamentato da diversi utenti e relativo ad un tempo eccessivo impiegato per il download e l'installazione su alcuni PC. Devo confermare che si tratta di un problema che ho potuto riscontrare io stesso in prima persona, ma se dovesse capitare anche a te è bastato attendere un pochino di più e munirsi di santa pazienza, perché l'aggiornamento va a buon fine, questo te lo garantisco. Un secondo problema invece concerne questo errore 0x800F0991 durante l'aggiornamento di .NET Framework eseguito in contemporanea. Bene, se ti dovesse capitare questo problema, quello che devi fare è chiudere Windows Update e possibilmente riavviare il computer. Vedrai che al riavvio gli aggiornamenti riprenderanno come si deve. E veniamo finalmente all'ultimo problema, ovvero quello relativo alle VPN, ma bada bene che non si tratta di tunnel vision, ovvero della vulnerabilità di cui abbiamo discusso in un video precedente, bensì di un comportamento anomalo delle VPN che sembra non essere stato del tutto risolto come promesso. Si tratta dell'effetto di un bug introdotto per errore dagli stessi update distribuiti da Microsoft nel mese di aprile, inclusi naturalmente il Patch Tuesday e quelli destinati a Windows 10 e a Windows Server, e l'articolo si conclude dicendo che staremo a vedere se Microsoft interverrà con un'ulteriore patch correttiva. Ma a questo punto ci terrei davvero a lanciare un appello, e quindi se per caso ci state ascoltando, signori della Microsoft, grazie, ma non fate più niente, ce lo aggiustiamo da soli. No, grazie signora, no.
Grande, immenso Francesco Nuti, ma attenzione, torniamo a noi perché abbiamo ancora un altrettanto grande problema da risolvere, ma a questo proposito ho una storia davvero sugosissima da raccontarti, quindi mettiti comodo. Se ben ricordi, nel video Apocalisse VPN abbiamo parlato di Tunnel Vision, una falla nelle VPN probabilmente sfruttata per anni. E fin qui tutto bene, si fa per dire, ma nei 10 giorni circa che sono intercorsi tra l'uscita di questo video e la contestuale insorgenza dei problemi con gli aggiornamenti Microsoft che anch'essi inficiano le VPN, ho iniziato in qualità di tecnico a scrivere ad una serie di gestori di VPN per chiedergli innanzitutto lumi sulle reali dimensioni e portata del problema ed in secondo luogo dei consigli oppure di sapere che cosa avessero fatto per mitigarlo o risolverlo. Ebbene, a questo punto c'è stato un vero e proprio colpo di scena. Ebbene sì, perché gli unici che mi hanno fornito supporto tecnico, informazioni dettagliate e link a testate specialistiche di settore sono stati proprio loro. NordVPN, cybersecurity built for every day. Ma non basta, perché nel momento in cui gli ho rivelato di gestire un piccolo canale YouTube, si sono messi letteralmente a disposizione della nostra community, a patto che io mettessi qui sotto il loro logo e quindi possiamo considerare questo come un video sponsorizzato. Che cosa hanno fatto? Mi hanno inviato una versione di valutazione di NordVPN che sto testando da una decina di giorni e che vedi campeggiare in basso sulla barra delle applicazioni dall'inizio di questo video. Tutto qui? Ebbene no, perché hanno voluto superarsi ed hanno regalato a tutta la community e quindi anche a te un generosissimo codice sconto. Ma attenzione, come ben sai, sono abituato ad essere estremamente imparziale nel momento in cui testo qualche software. E allora andiamo a vedere quali sono state le mie valutazioni su questa VPN ed anche e soprattutto se è in grado di aiutarci sia con il problema Tunnel Vision e sia con i problemi generati dagli aggiornamenti di cui Microsoft ha voluto generosissimamente omaggiarci. E partiamo proprio da Tunnel Vision e proprio da uno dei numerosissimi articoli tecnici che mi hanno mandato, però traduciamolo prima in italiano in modo che sia più comprensibile. Il titolo è questo: le VPN non sono danneggiate, l'attacco Tunnel Vision viene sensazionalizzato. Questo articolo mi è piaciuto particolarmente perché è stato scritto da un grandissimo esperto che stimo moltissimo, che risponde al nome di Andreas Theodoru, che è un esperto di VPN, ma anche il redattore capo di Tech Software. Ma quello che ho trovato particolarmente interessante di questo articolo e delle altre tonnellate di materiale che mi hanno inviato da NordVPN sono stati i pareri degli esperti di settore, che hanno decisamente sgonfiato il fenomeno mediatico, chiarendo precisamente in quali condizioni si può essere vittime dell'attacco Tunnel Vision. Andiamo a leggerlo. Effettuare un attacco non è così banale come è stato descritto e anche se non è così difficile come creare un dispositivo di occultamento, non è nemmeno così semplice come premere un pulsante. Ci sono una serie di cose che devono essere allineate perché un attacco del genere possa essere efficace. Ad esempio, questo attacco può essere effettuato solo su reti Wi-Fi pubbliche e aperte. Se quindi ti trovi su una rete domestica o aziendale affidabile, non sarai vulnerabile. Diciamolo in parole povere, questa faccenda è stata davvero esagerata. Se ti trovi a casa tua e nessuno ha violato il tuo router, sei al sicuro. Se ti connetti tramite la rete cellulare e non tramite il Wi-Fi di qualcun altro, sei al sicuro. E ancora, se la rete Wi-Fi a cui ti stai connettendo non è controllata da un malintenzionato, anche in questo caso sei al sicuro. Insomma, per dirla in parole estremamente povere, fino a quando ti colleghi da una rete affidabile, puoi considerarti al sicuro. Non sarai al sicuro invece se tenterai di collegarti con una VPN su una rete non affidabile, come ad esempio potrebbe essere quella di un aeroporto oppure quella di un locale pubblico che mette a disposizione il suo Wi-Fi. Il consiglio in questo caso è di utilizzare la rete cellulare per collegarti, utilizzando naturalmente anche la VPN.
E veniamo invece al tasto dolente relativo agli aggiornamenti di Windows, perché devo dire che avendo installato il malefico aggiornamento KB 5037771, che come puoi vedere è installato anche su questa macchina, la maggior parte delle VPN ha fatto cilecca. Non sto a fare nomi per ovvi motivi. Quella che invece non ha letteralmente perso un colpo in tutti questi giorni, e come puoi vedere dall'inizio di questo video, è stata NordVPN, che mi ha stupito per diversi motivi. Innanzitutto per la stabilità della sua connessione, che sicuramente non ha perso un colpo nel corso del video stesso, ma non ha perso neanche un colpo nella decina di giorni da cui ho iniziato a testarla. Ma quello che mi ha lasciato davvero basito sono state le sue funzionalità. Te ne mostro due che mi hanno davvero entusiasmato, e cioè la possibilità di bloccare pubblicità e tracker particolarmente invadenti, e quindi capisci a me. In secondo luogo, una cosa che mi ha lasciato davvero di stucco è stata la cosiddetta Threat Protection, ovvero la protezione dai file pericolosi, dai malware e dai virus. Perché questo? Perché a differenza di un qualsiasi antivirus, tramite NordVPN hai la possibilità di effettuare la scansione prima che questi malware possano arrivare sul tuo computer. Quindi quando vai a scaricare qualcosa, la scansione viene fatta a monte. Ma non basta. Cosa succederebbe se per caso ti trovassi fuori casa e non avessi la possibilità di utilizzare la connessione cellulare, oppure avessi anche la necessità di collegarti ad una rete di cui non sei sicuro al 100%? Ebbene, NordVPN ha pensato anche a questo, mediante due mitigazioni che ci permettono di aggirare completamente il problema tunnel vision e di utilizzare anche connessioni potenzialmente non sicure. Tutto ciò che dovrai fare sarà configurarlo correttamente, ed in particolare portarti qui in basso sulla sezione impostazioni, scegliere la voce connessione che si trova al suo interno e andare ad attivare l'opzione che si chiama Rimani invisibile sulla LAN. Mediante l'attivazione di questa opzione, infatti, avrai la possibilità di rimanere invisibile a tutti gli altri computer presenti sulla rete locale. E ancora, tornando nuovamente sulle impostazioni e scegliendo invece questa volta la voce Kill Switch, se attiverai proprio l'opzione che si chiama appunto Kill Switch, nel momento in cui dovesse essere rilevata qualche anomalia o un'interruzione della rete, la connessione si interromperà automaticamente, impedendo ai malintenzionati di attaccare il tuo computer. Ma per par condicio andiamo anche a vedere le cose che mi hanno lasciato perplesso di NordVPN e di cui sinceramente mi farebbe molto piacere riuscire in futuro a parlare con qualcuno dei loro tecnici. La prima che ho notato è stata sicuramente l'occupazione di RAM, perché i due processi, come vedi, che apre NordVPN vanno ad occupare circa un 400 MB di RAM. Sicuramente non una quantità esagerata, anzi, ma una quantità rilevante che probabilmente può fare qualche differenza sulle macchine più vecchie e meno prestanti. La seconda cosa di cui purtroppo non ho le prove, è stata più che altro una sensazione, è stata quella di un leggero calo di velocità in determinati momenti della giornata, e quindi vorrei riuscire ad approfondire anche questa tematica. Tuttavia è vero che i termini di paragone sono stati fino ad ora su questo canale delle VPN gratuite, ma devo dire che su una scala da 1 a 10 NordVPN per il momento da me si prende un bel 9 pienissimo. È una mandragata! Ed anche NordVPN è entrata a far parte a pieno titolo delle nostre mandracate. No, scherzi a parte. Devo dire che ero un pochino scettico, anzi sarebbe più giusto dire prevenuto nei confronti di questo prodotto, ma come ti sarai accorto sicuramente nel corso di questo video, mi sono pienamente ricreduto e ne ho apprezzato anzi le doti. E a questo punto va fatto un discorsetto abbastanza serio sulle VPN, perché quello che dobbiamo capire tutti quanti è che ormai le VPN sono diventate uno strumento imprescindibile per la protezione dei nostri computer, alla stessa stregua dell'antivirus oppure dell'antimalware. E allora io non ti dico di prendere necessariamente NordVPN, ma sicuramente quello che ti consiglio è di dotarti di una VPN.
possiamo anche dire che effettivamente NordVPN ci è venuta molto incontro come community, offrendoci non solo questa offerta decisamente vantaggiosa perché rappresenta uno sconto davvero importante, ma inoltre ci sono anche 4 mesi in più gratuiti di utilizzo e come se questo non bastasse c'è anche il diritto di recesso, per cui se per caso non ti dovesse piacere la puoi restituire e vieni pienamente rimborsato. Insomma, cosa vuoi di più? Ti lascio il link sia nella descrizione sia nel commento in evidenza. Di più per te non posso fare. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno ad Antonino Scopelliti, a Carlo Basile e a Francesco Pastore che si sono appena abbonati al canale e quindi con estremo piacere che vi do il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma manca ancora un ringraziamento, e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.